Questa è la sala del breakfast. Qui abbiamo i succhi, da questa parte ci sono le uova scrambled con tutte le salsine, poi abbiamo le salsicce e le patate. Allora poi c'è il burro d'arachidi, marmellate varie, burro, zucchero, porridge, qui ci sono le uova sode, ci sono dei muffin, cereali, pane che si può prendere e mettere nel tostapane, il latte, il reparto frutta con yogurt fresco, acqua, tutti i piatti e posate. Stamattina ho pensato di fare una colazione abbastanza proteica, leggera, con pochi carboidrati per adesso. Questo è quello che ha preso Siria, Tiziana con i soliti miscoli. E naturalmente prendo un caffè a secchio. Buongiorno, siamo ancora a New York, abbiamo fatto colazione e siamo usciti per la City. Giornata nuvolosa, si sta bene, la temperatura è veramente bella. Si inizia già con le classiche sirene della polizia. Siamo entrati in un centro commerciale nel centro di Manhattan. Magari prendiamo un caffè da Starbucks. Dovrebbero fare l'espresso, se non erro. Sorry, espresso small? One. Thank you. Caffè espresso. Avevano difficoltà a leggere il mio nome tipicamente del sud. Ciao. Abbiamo tolto il classico coperchio perché non mi piace bere dal supporto loro. Cioè, ma non so se si vede lì in fondo, cioè dove arriva. Stiamo entrando a vedere questo negozio che vende tipicamente pane, quindi è una panetteria. Le barrette energetiche, ciambelle, cinnamon, ci sono anche le chocolate croissant, blueberry muffin, chip muffin, cinnamon. Sono tutte veramente molto invitanti, specie questa qua con le mandorle sopra. Tantissime ciambelle, asiago, cheese bagel, addirittura con il formaggio, ma se ne inventano tutti i colori per il breakfast. Limonate, fragola, water, vitamine water, limonata, Coca-Cola, succhi, tutte le insalate belle pronte pure. Questa qua con il pollo e asiago, tantissime insalate, Mediterranean salad, Napa chicken, molto comodo per il pranzo e per la colazione. Arrostiamo patatine e popcorn come se non ci fosse un domani. Ce ne sono davvero di tutti i gusti, mamma mia, tantissimi gusti, uno più bello dell'altro. E naturalmente i salamini, carne essiccata, eccola qua, arachidi vari, frutta secca, $1, non male. Vino, Ritz e biscotti con i nomi europei, Zurich, Milano, Gingerman, Sasolito. I classici Oreo non mancano da nessuna parte, però ci sono questi che non avevo mai visto sinceramente. Basta. Ci sono tantissimi gusti che non avevo mai visto. Questi mi ricordano tanto le prime pubblicità americane che arrivavano in Italia negli anni 80. Snack, interi corridoi pieni di snack. Abbiamo anche l'indoor, il Toblerone, caramelle come se non ci fosse un domani, semi di girasole se non sbaglio, patatine per tutti i gusti. A chi non piacciono i Cheerios, corridoi interi. Questo qua per la Gwenda, la mia nipotina. Tutto questo reparto praticamente è zona per i denti, quindi spazzolini, igiene dentale, un intero reparto dedicato alle vitamine. Ecco, questo dovrebbe essere, sì, tutte capsule, calcio. Questo è interessante. B12, certo il costo, $16,99, ma quante pastiglie ci sono qua? Sto andando bene, le B12 che sto comprando in Italia. Qui abbiamo la vitamina C, vediamo se c'è il magnesio, eccolo qua, magnesio, questo sempre in pastiglia, €20, non male. Ho B12 a quintali, vitamina C di quest'altra azienda, B12, mamma mia, addirittura queste sono tipo caramelle, melatonine, barrette energetiche, questa è bella la vaniglia, che questa non è male, $3,29 per una barretta. Vitamina, questa deve essere in polvere, sì, anche questa qua è in polvere,
uno stand dedicato alle caramelle Ricola. Potevano esserci le misure classiche, ma qui le bottiglie sono da quando non si capisce, in litri dovrebbero essere 2 litri e 2 litri tutte, Sprite 2 litri, Fanta da 2 litri, anche la Schweppes 2 litri. Questa assomiglia alla 7up di una volta, Pepsi, e poi ci sono anche le lattine piccole. Non per forza bisogna prendere le misure grandi, però usano queste bottiglione diciamo molto grandi. Qui le insalate costano di meno, $6 un'insalata già composta. Beh, queste qua non penso di comprarle mai. C'è anche questa Greek, $5,99. Penso di andare su una di queste qua, magari a pranzo veniamo a prendere una di queste. $6 non è male. Mi intrigano tantissimo queste lattine di latte. Ci sono anche quelle big, più grandi. Non bevo latte, però mi piace tantissimo. Veramente la scelta è variegata. Anche questi succhi già pronti. Ah, questo qua matcha mi piace. Cacao, queste vengono $3,99. Carini biscotti. Mamma mia. Cioè questi qua in Italia sono dei stick. E qua non so se vi rendete conto, sono dei pretzel giganti. Il bidoncino non riesco neanche a prenderlo con una mano praticamente. Wow. Questi sempre in Italia che sono tipo minuscoli, ma sono giganti. Io vado matto di questi, specie quando guardo la TV. Però sono veramente piccolini. Qua come al solito tutto è sempre super mega esagerato e ce ne sono tanti, mamma mia. L'acqua Figi, eccola qua. Mi è sempre piaciuta questa bottiglia, fa un certo effetto. Hanno l'etichetta dietro che praticamente dà questo effetto tridimensionale. Ah, c'è anche la grande. Riesco a toglierla. Eccola qua. Così sparisce, così appare. Ma una di queste Red Bull, così spacchiamo Manhattan in due in un attimo. Questi invece sono un pochettino più salutari. Succo d'arancia, magari quello ai mirtilli, beh, non sono costose comunque, $1,99, magari ne prendiamo una per assaggiarla. Qui stanno preparando qualcosa di abbastanza unto, qui c'è del bacon e qui uova, coriandolo e quelle o tacchino oppure pollo. Può essere una tortillas, sono sempre simpatici. Siamo sempre a Times Square, naturalmente tutte le aree sono sorvegliate da telecamere della polizia di New York. Fate molta attenzione perché l'attraversamento è sempre un mistero. Praticamente vabbè, oltre ad aspettare comunque il semaforo, fate attenzione che ci sono le bici, i monopattini che sono silenziosi e a volte ci sono anche tantissime auto elettriche che non si riescono neanche a sentire. I LED sempre accesi a manetta. Thank you. Passeggiata sotto questi cantieri è d'obbligo qui a New York. Da questi tombini arriva un'aria abbastanza fetente. Allora, adesso siamo sulla 7ª strada. Sempre la 41esima è questa, e questa è la 7ª strada. Noi stiamo cercando il Foot Locker. Wow, la Sfera sopra, c'è sempre il carretto che vende caramelle ai bambini e lecca. Bello questo, magari camperizzare questo furgone non sarebbe proprio male. Strano vedere che ci sono tantissime persone che parlano da sole e non hanno le AirPods e hanno sicuramente qualche problema. Left, wait. Eccolo qua, Foot Locker. Era quello che stavamo cercando. Andiamo a prendere un paio di scarpe più comode. Wow. Fortissimi. Boxer di Miami Heat. Wow. Dai. Wow. Bulls. Dai, questa fa sempre un certo effetto, la divisa dei Lakers, i Los Angeles Lakers. Wow, già a toccare la qualità sono veramente belli.
Poi ho visto comunque i Lakers giocare a Los Angeles, allo Staples Center. Ora ha cambiato nome, non ricordo più come si chiami. Abbiamo visto i Lakers giocare con i Cleveland. Cioè, non so se vi rendete conto quant'è questa ciabatta. Cioè, è enorme praticamente. Queste scarpe sono abbastanza moleste. Cioè, Crocs di tutti i colori, chi più ne ha più ne metta, ma queste qua non le avevo mai viste. Crocs con il peluche dentro. Siamo sempre a Times Square, New York, e ci sono tanti piani, non è che... Wow. Abbiamo una vista abbastanza ampia da qui sopra, ragazzi. Sull'insegna H&M, la famosa insegna che si vede in tantissime foto che riportano Times Square e New York in generale. Quindi secondo me su quelle griglie metalliche andranno installati dei LED wall. C'è questo mega LED wall, così a colpo d'occhio mi sembra un 10x8, tipo una quarantina di metri quadrati. Questo è l'ultimo piano, sempre dell'H&M di Times Square. Voglio vedere se c'è qualche finestra. Wow, molto caraibica. Allora, cerchiamo la strada dell'albergo. Lì c'è una bella Ferrari. Stiamo tornando all'albergo un attimino. Dobbiamo fare giusto un salto, un breve check, e poi vogliamo tentare di andare a trovare dei pugliesi a New York, quindi non sappiamo se ci riusciremo. Comunque rimanete ancora sul video, perché se riusciamo nel nostro intento è una cosa molto bella, ma più che bella, buona. Queste fumarole che ci sono in tutto New York e sgorgano dal sottosuolo. I carretti sempre presenti, omnipresenti, vendono tutte queste cose profumate a seconda dei gusti. Abbiamo circa 9 secondi per attraversare questa grande strada sulla 7ª. Colgo l'occasione per salutare il carissimo Piero Armenti del mio viaggio a New York e i suoi consigli su questa bellissima città di New York che lui ama tanto e conosce molto molto bene. Quindi saluto e ringrazio di cuore il carissimo Piero. Ciao Piero!